Jacopo, dai. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo. Perché siamo di nuovo a Monte, siamo di Bala, Modric, avanti popolo. I soldi. Oh, non mi capite? I soldi. I soldi ci vogliono! I soldi ci vogliono! Buonasera, 3 marzo 2019, la Juventus è a più 16 in campionato dopo la vittoria. Applauso alla Juventus, se li merita. Aspettiamo. Ne parliamo adesso, quindi vittoria della Juve sul campo del San Paolo a Napoli 2-1, una vittoria che ci proietta verso l'8º scudetto di fila, e ne parliamo con The Doctor, Matteo Pine. Ciao a tutti. Con Ryuk, ciao. Ciao a tutti. Stefano Fompavia. Ciao a tutti. Senti l'applauso per Stefano, come bello forte. Col neo giornalista di Top Calcio 24, lo oserei dire, Michael. Ciao, magari. Poi magari. Te ne vuoi andare da qui? Non ho capito. Giornalista, magari. Non mi pagano. Abbiamo... Oggi secondo me non lo fermiamo. Virmone. Ciao a tutti. Ciao. E come al solito abbiamo alla regia Matteo Saverio Cacciola, che ringrazio per la sigla e per la regia. Ciao, come stai, regista? Bene. Ciao a tutti. Bene, io approfitto della presenza di Ryuk perché è l'unico capiscer oggi, quota capiscer rappresentata da lui, per una bella analisi della partita. Ryuk, a te. Diciamo che è stata una partita emblematica del nostro carissimo allenatore. Ci sono stati tutti i suoi dogmi che, come abbiamo visto, hanno funzionato. Il risultato è stato portato a casa. Forza Juve. I dogmi il con Allegri può 99% essere. dei juventini sia contento di ciò. Io l'ho vista sul televideo, quindi Allora, facciamo una cosa, chiediamo anche in chat qual è lo stato d'animo del tifoso juventino stasera, perché magari è lecito essere contenti, abbiamo praticamente vinto lo scudetto e battuto la nostra rivale più agguerrita, quindi ci sta. Noi non vi diciamo nulla, scrivete in chat, commentate, vediamo cosa ne esce fuori. Perché ormai in questa chat, in questa crew, c'è più anti-juventinismo che a casa Moratti. Va bene, allora Michael, dato che tu sei in quota Top Calcio, prova a fare tu l'analisi della partita, per favore. La classica partita da campionato, da Scottish Serie A, insomma. Da Scottish Serie A. Sì, abbiamo battuto il Gretna e questo insomma ci porta più 16 in un campionato combattutissimo, perché una concorrenza così credo che non l'abbiamo mai avuta in tutta la storia, e quindi una squadra che va detto che il Napoli, insomma, ormai si sta abbonando a queste partite in cui spinge e non fa mai gol, o ne fa uno e basta. Per esempio contro il Torino e contro la Fiorentina aveva già dato, e stasera non è riuscito anche a pareggiare col calcio di rigore, quindi insomma oggi è proprio la dimostrazione di che cosa sia la concorrenza in questo campionato. Cioè non esiste, è una squadra che ha comunque delle possibilità alte di uscire dalla Champions League agli ottavi, è a più 16, è una roba mai vista. Sulla prestazione, vabbè, ma tanto ormai sarà così fino a giugno, cioè abbiamo capito. Quindi va bene, abbiamo tempo per sviscerare tutti i particolari di questa prestazione. Intanto Matteo Pine, che è in diretta anche con noi in chat, manda questo messaggio, ovvero vi invita a fare voi il titolo della nostra copertina di questa live, quindi scatenatevi. Ma lo sai perché? Lo sai perché ho fatto questa richiesta del titolo? Perché non sai che cazzo scrive. Non sai cosa scrive. Esatto, ma da un certo punto non nascondo che sto godendo, perché dopo la sceneggiata napoletana, come al solito, al San Paolo,
un posto, cioè sto decisamente godendo. Dall'altro lato sto rosicando perché per l'ennesima volta abbiamo visto la solita prestazione insofferente della Juve di un Allegri che secondo me non ha proprio finito le idee, è esaurito. Bravo. E questa Juve assomiglia terribilmente... Fabra. No, ti prego, leva questo pezzo di Basta con questa cosa. No, concludevo dicendo che questa Juve somiglia terribilmente all'ultimo Milan di Allegri. All'ultimo Milan di Allegri? Addirittura. Mi sembra un po' esagerato. No, dai, no. Birmone, tu che sei la pancia del tifoso, invece, qual è il tuo stato d'animo? Allora, io per questa partita ho 2 chiavi di lettura. Addirittura? Sì, allora a me di questa partita non fotteva un emerito cazzo perché non credo che più 16 o più 13 possa cambiare qualcosa a livello di corsa allo scudetto. Detto questo, però, come Pine, quando vedi questi che partono con le loro sceneggiate, cioè, poi io godo, hai capito? Quindi va bene, da un punto di vista ho goduto, va bene così. Detto questo, mi puoi togliere la musichetta, per favore? Grazie. Guarda che era bella, secondo me ci stava, era un momento scientifico. No, ma io la sentivo fortissimo. Non so ecco. Forse era un problema mio, allora. I problemi tecnici di LB. E dicevo, la cosa che mi stupisce un po' è non aver visto, cioè aver visto sempre la solita Juve di Allegri, quindi via Cancelo, non si sa perché, dentro De Sciglio che non ne azzecca una, fai espellere Pjanic e non aggiungi della qualità a centrocampo, Mandzukic pascola per 70 minuti, ma veramente, cioè io vorrei che parlassimo della prestazione di Mario Mandzukic, però vabbè, chi se ne frega, nel senso l'abbiamo portata a casa. Ma che ce frega, ma che ci importa, abbiamo vinto lo scudetto. Secondo me Mandzukic con quella prestazione di stasera si è guadagnato la titolarità con la Triple. Sì, anche secondo me, perché comunque... Ma pure se cagava in campo. Scusami se fammi chiudere, poi parlate pure voi perché giustamente ne sapete di più. Ma che ne sappiamo? Più di me sicuramente. Non c'è Mineo. Ma più di me sicuramente. Vai. Quello che volevo dire è l'ultima cosa è questa, nel senso che probabilmente io da questa partita non mi aspettavo neanche più di tanto, a differenza tua magari Fabio che dicevi che poteva essere un test per vedere, però se neanche quando sei in 10 contro 11 riesci ad esprimere un certo tipo di calcio offensivo, anzi quelli prendono il palo, cioè dai ragazzi, cioè, speriamo che a giugno arrivi presto e vaffanculo. Allora, innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale YouTube, fateci arrivare al 1000, ce ne mancano una quarantina, quindi fateci questo favore, iscrivetevi al nostro canale. Dai, così almeno non dobbiamo più andare a lavorare. Esatto. potete ufficializzare questa cosa. Detto questo, leggo dalla chat che il nostro Riccardo dice che Capello sta distruggendo Allegri su Sky, quindi chi se ne frega chi se ne frega. Mi sembrano i gemelli in merda in questo caso, scusate. Chi se ne frega di quello che dice Riccardo. Anche. Poi Simone Greco, Mandzukic in condizione fisica imbarazzante, quindi è d'accordo su tutta la linea con noi. Tonio Schiettini dice migliore in campo Bernardeschi. Poi Sandro. Chi Sandro? Alexandro. Ok. Gerardo ovviamente se la gode perché queste sono proprio le sue partite, quindi lasciamo lui la goduria e niente. Io volevo chiedere al pagellista oggi, Stefano, vuoi fare tu il pagellista? Ci provi? Sì, vai. Allora, Ne discutiamo insieme. Un bel 6,5, secondo me se lo merita, ha fatto un po' di parate importanti. Cancelo 6. De Sciglio che è entrato, ma sì, diamogli un 6, dai. Ha sbagliato giusto una palla in alto. Sbaglio, il Napoli ha attaccato solo da quella parte lì appena entrato. Però oggettivamente ha sbagliato una palla, poi ha abbastanza tenuto bene, diamogli un 6, dai, perché poi ha ringato i tifosi, quindi ci ha caricato tutti. Bonucci secondo me è migliore in campo, 6,5/7, Chiellini 5,5. Siete d'accordo, fermi? Siete d'accordo? No, Bonucci se ne è perso un paio di volte che lo volevo strangolare. Io ho visto molto male Chiellini anche oggi, devo dire. Chiellini il gol è preso per colpa di Chiellini. Diciamo che Bonucci si è salvato con quell'ultimo intervento di tacco verso la fine. Se no, c'è una dichiarazione di Allegri. Se n'è andato? Si è dimesso?
Ha detto quando il presidente vorrà parleremo di questa stagione e della prossima. Pure della prossima. Sì, ma ho capito, ma come fa a parlare della prossima? Rinnovare? Se no del rinnovo più che altro. Parleremo più tardi delle parole anche di Paratici nel prepartita. Continui, pagellista. Ma dai, comunque è una frase che ci sta, questa qui è sì, molto certo. Allora, Sandro 5,5, ma non è piaciuto molto. Ma per me è migliore in campo. A me personalmente non è piaciuto molto. Ha fatto una gran partita difensiva. Emre Can 6 per il gol, ma ha perso un casino di palloni. A me nel primo tempo Emre Can è piaciato tantissimo. A me non convince. Lo sapete che l'ho scritto. Cominciate, poi un minuto dopo segnato. Però. Pjanic stupidissimo, 5,5, 5, perché allora è stata una concorso di colpa che poteva toglierlo Allegri, però anche lui diciamo che poteva evitare quel fallo di mano abbastanza stupido. Sì, un pirla. Esattamente. Matuidi il suo 5,5 non glielo toglie nessuno. Mandzukic 5. 5 per quale motivo? Perché non voglio essere cattivissimo. Che democristiano. 4,5, 5. Solo perché abbiamo vinto, tra virgolette. Bernardeschi anche a me è piaciuto abbastanza, un 6,5, e Ronaldo 6 perché poteva servire compagni qualche volta. No, ragazzi, Ronaldo 6 secondo me è meno, non ha fatto nulla. Però ha urlato incazzato ad Allegri. Io quindi li mettiamo già esatto, li mettiamo già moduplato. 8. Volevo sapere da Ryuk se era d'accordo su queste pagine, se ha qualcosa da dire. No, sì, piuttosto d'accordo. Diciamo che per me sì, pure Bernardeschi è stato il migliore in campo, anche perché è uno di quelli che ci mette sempre molta garra giarrua. Bonucci secondo me ha fatto un paio di cazzate che potevano costare tantissimo. Emre Can pure mi è piaciuto molto perché è un trattore, a me piace quel tipo di giocatore messo nella mediana. Infatti già quando ha giocato centrocampo a 2 l'ho visto meglio. Su questo concordo, quando siamo passati a 2,5 abbiamo avuto più fluidità, anche giocando eravamo più fluidi, è vero. Per il resto no, dai, tutti. E su Allegri invece, Riu, cosa vi dici? Dai un voto ad Allegri, dai. Cacci Cancelo, che fino a quel momento era l'unico che stava facendo risalire la squadra, perché ci eravamo chiusi e in contropiede chi ci avevamo più. E ci metti da sci. Solo Ronaldo. Che Ronaldo una volta, ma mo non è più. Posso dire una cosa su Ronaldo? Prego. Ma alla prossima che siamo a più 42 sulla seconda, gioca? C'è Juve Udinese, lo facciamo giocare ancora? Juve Udinese già mancheranno Pjanic e Cancelo, secondo me gioca chi in titolare. Speriamo. Io metterei Spinazzola nel tridente. Speriamo. Spinazzola ecco, facciamo una formazione. Beh, allora Pinzogli in porta. Poi nemmeno Perin. Barzagli a destra. Grande revival. Caceres, Rugani a sinistra. Chi mettiamo a sinistra? Ci vado io, Michael. Vai, Virman a sinistra. Vado io, no, Spinazzola perché non lo mettiamo davanti. A sinistra gioca Nedved. Centrocampo chi cazzo mettiamo? No, io da bambino facevo il terzino. Ma c'è un primavera fico da mettere? Fagioli grande. Allora, Fagioli, Bentancur e vabbè, non gioca. Che dirà? Ma giochiamo in 10, ma che cazzo ce ne frega? Ma io metterei la Juventus Woman. Non fate questi commenti sessisti. Secondo me Bonansea un gol all'Udinese lo farebbe. Anche secondo me. Secondo me sentite. Dovrà essere. Da Twitter ci arriva questo messaggio. Noi vi consigliamo di scrivere sulla chat YouTube e di iscrivervi al canale, però leggo anche questo messaggio da Twitter. Non ci scrivono da Twitter invece oggi sono scritti. Nico Papaleo ci scrive: su 2-0 in 150 anni di storia del gioco, il primo allenatore che sceglie di passare 45 minuti in area propria in balia dell'avversario. Poi Caps, inaccettabile. Non mi interessa neanche se mette i figliocci. Fine della corsa. Parola a Matteo Pina. No, ragazzi, mi sono perso. Sì, in sostanza il messaggio era molto incazzato nei confronti di Allegri per l'atteggiamento del secondo tempo. Ecco. Questa è una domanda facile. Che rincoglionita Trieste, mamma. Scusate. No, secondo me adesso interviene, blocca.
Sì, ormai Michael! ormai sì, ma ha fatto un veramente... tweet del cazzo, scritto vince la Juve e perde il calcio italiano. Vabbè, ma rispettiamo la nostra scaletta. Si contenga, dottor Crisci. Rispettiamo la Annata. la vittoria la prendiamo e la portiamo a casa, perché comunque si giocava a Napoli non è mai facile vincere. Il problema è questo procrastinarsi di prestazioni tremende, cioè nel senso che poi ti portano in Champions League a fare quelle figure che si è fatto con l'Atletico. Ma anche lì io mi voglio soffermare su una cosa: il cambio De Sciglio Cancelo, per carità, è imbarazzante, ma può avere una sua logica. Ma dato che era già ammonito, esatto, era già ammonito, ma dato che Allegri è il mago dei cambi, non gli poteva venire in mente Mago Max di togliere Pjanic già ammonito a fine primo tempo, se proprio la vogliamo mettere così? No. Perché comunque perché appena ha preso il gol lui subito si è messo sulla difensiva, ha detto guarda, forse mi conviene portare a casa sti 3 punti, altrimenti domani mi massacrano ancora di più, e nemmeno sui social, sulla stampa magari, perché sui social se n'è andato. Quindi ma veramente domani... la partita di stasera è veramente difficile da commentare, perché sembra quasi un controsenso criticare una squadra che è più 16 della seconda in campionato. Il problema è che noi sappiamo che possiamo fare molto di più, e tu pensi più 16 se vinci 2-1 a Napoli e sei qua a dire probabilmente siamo scemi noi, ma a me non sembra, cioè se vedi so schifo che abbiamo visto pure stasera, cioè una partita che dopo 20 minuti ti si mette spianata incredibilmente a favore per gli episodi, diciamo, segni sulla punizione conseguente al rosso, partita finita praticamente, che tu ti metti lì, palleggi fino al 90esimo, la partita è finita, li fai correre. Invece no, cosa hai fatto? Hai fatto il 2-0 tra l'altro, hai fatto il 2-0 e poi cosa hai fatto? Sei cominciato a abbassare, tra l'altro dopo l'1-0 loro hanno preso il palo, ti sei iniziato a abbassare e sei stato oggettivamente fortunato. Se poi dobbiamo dire che ha sbagliato un rigore, ricordiamo che ha sbagliato un rigore Insigne riprendo. Vai Michael, intervieni. Riprendo Claudio, lo scettro. Sì, il nostro amico Claudio Pellecchia ha ripreso le parole di Capello. Capello ha scritto: in parità numerica, non in inferiorità, non riuscivate a fare 3 passaggi di seguito. Ce l'ha detto proprio così. Sì, comunque Allegri, prendiamoci il buono, abbiamo saputo soffrire. Cioè, porca no, ma siamo arrivati comunque, veramente in un punto di non ritorno. Fabio, visto che la stiamo buttando in cacciara, mi segnalano un Nati per vincere con una motosega in mano. Vuoi farci le tue imitazioni di Nati per vincere, per favore? Non so che tipo di attrezzo ma devo farlo veramente. Ma c'ho 40 anni, ragazzi. Fallo. Come che fa? C'ho 40 anni, ragazzi. Anche lui. Agnelli, sei un pezzo di merda. Agnelli, tu devi parlare con me. Allegri, pezzo di merda, ma mi devi un PC, Agnelli. Ma che bella questa live, forse la live più bella di sempre. Sì, il caro Federico Virman non si sta sfogando, cioè potrebbe anche farlo, però non era uno sfogo il suo, era più che altro l'imitazione di uno youtuber famoso che salutiamo, che però potete andare a vedere dopo aver ascoltato questa live, perché priorità alla live bianconera. Ma non solo sto tifoso qua che fa cioè che parla così come ha fatto l'imitazione di Virman, quello Agnelli fai big money con sei un pezzo di merda, Agnelli, ti ho dato il sangue, però la famiglia non si tocca. Allegri, io faccio le critiche, ma la famiglia non si tocca. Tra l'altro ha una sua morale, diciamo. Sì, può. Allora, tipo adesso è lì con una motosega in mano, no? Però, vabbè. Se vogliamo interrompere il momento cazzeggio, io volevo fare una domanda a Ryuk, sempre riguardo a un cambio che ho visto oggi. Il cambio Mandzukic per Bentancur. Io probabilmente, io ti ripeto, io studio medicina, quindi di calcio non capisco evidentemente una sega, come sapete ben tutti. Però che senso ha non mettere Dybala in quel momento lì al posto di Mandzukic? Se fai un cambio un attaccante per un altro attaccante, che senso ha mettere... Secondo me quello è stato l'unico cambio da lui azzeccato, perché ha cambiato un centrocampista per un centrocampista. Giusto. Lui lo vede come centrocampista. Più che altro cercando di essere serio, però davvero di questa partita non ho esultato nemmeno ai gol, il cane ha continuato a dormire mentre mi guardavo la partita. Io l'ultimo gol a cui ho esultato è quello dell'anno scorso. A rigore di Insigne, però fatelo finire. Anch'io però fate finire Ryuk, dai, altrimenti oggi non si capisce un cazzo, dai. Ryuk, prego.
No, è vero, sono stato anche contento quando ho visto un bambino col fischietto in bocca dopo il rigore di Insigne, questo è vero. Tipo Milaus quando gli si rompe il cuore con Lisa, quello sì, mi è piaciuto molto. No, dicevo, a proposito, facendo il serio, anche quest'oggi abbiamo visto il fatto che collassa la squadra sul lato sinistro per favorire le spizzate di testa di Mandzukic. Infatti, succedeva. È successo più volte durante la partita, ma non ha funzionato. Noi lasciavamo praticamente questo è il trapano di trapano dello youtuber. Sì, è il trapano. Sta arrivando. Dai, finisci. E questa volta abbiamo visto questo schema che naturalmente non ha funzionato e abbiamo lasciato invece tutto l'altro lato completamente scoperto al Napoli, che per fortuna da quel lato c'era il tipo con il capello biondo, come si chiama? Maquit. Sì, è un commento su Maquit di Stefano da Pavia. Mi fai un commento rapido sulla prestazione di Maquit? No, perché io su Twitter all'intervallo ho scritto Maquit è come Maradona e lo scudetto del Napoli 87-88, cioè se l'è venduta la partita. Come cazzo è possibile? Una prestazione francamente inaccettabile. Non so, ha detto che ci aspettava dopo l'andata ha detto che ci aspettava in casa sua, poi fa il passaggio per Ronaldo, non so. No, diciamo che Maquit nei primi 5 minuti sembrava un misto fra Garrincia e non lo so, e Ronaldinho, e poi meno male è crollato fortunatamente. Tornando, diciamo, la merda, ragazzi, il Napoli. Cioè, ma guarda che Sandro lo ha tenuto bene all'inizio. Un paio di cross gliel'ha bloccati. Gli unici 2 giocatori che ho visto stasera nel Napoli che mi sono piaciucchiati, diciamo, sono Zielinski e Caleon, perché poi tutti gli altri hanno fatto schifo. Beh, Luis, coso là, come si chiama? Ruiz. Beh, sì. Milik è ingiudicabile perché è uscito dopo l'espulsione. Quindi... Sì, no, beh, lui sì, è chiaro. Però tutti gli altri, ragazzi. Anche tutta sta hype per Koulibaly non la capiamo mai. Fabian Ruiz è forte, no? Che gli vuoi dire? Sì, ma è un bel giocatore. Sì. Stasera non ha fatto niente, ma è un bel giocatore. Comunque, secondo me, se tutto va come deve andare, sfondiamo i 20 facilmente. Adesso abbiamo un calendario facile, quindi... Cosa vuol dire sfondiamo i 20? Che vuol dire 20 punti di vantaggio? Scusa. I 20 di vantaggio. Scusa. Ma dipende anche se esci da come esci dalla Champions. Vabbè, anche se... Cioè, ma immaginate se usciamo dalla Champions e vinciamo lo scudetto al 7 di aprile. Di che cazzo parliamo poi? Non lo so, troveremo qualche argomento. Allora, Casucci. Fermi. C'è una critica e quindi è giusto anche leggere tutte le critiche che ci arrivano. Matteo Zanetti ci scrive: raga, vi seguo con piacere, ma che partita avete visto? Il Napoli molto più tecnico, soprattutto stasera. Noi non ne abbiamo, non riusciamo a tenere palla 2 minuti a centrocampo, ma ti stiamo dando ragione. Ma adesso. Cioè, abbiamo detto, Ronaldo mai visto così? Ronaldo mai visto così incazzato? Stava mandando a quel paese pure Allegri, non ha ricevuto un pallone. Allora, vogliamo parlare di Ronaldo perché Giovanni Guardalà durante gli ultimi 30 minuti, e forse anche prima, ha ricordato che Ronaldo, sì, ci ascolterà sicuramente, Guardalà sicuramente. Ma anche Ronaldo ci ascolta. Ah, dici? Sì, in questo momento? Sì, negli spogliatoi in questo momento va alla nello spogliatoio hanno chiuso Allegri fuori dalla porta e stanno ascoltando live bianconera tutti. Quindi salutiamo i calciatori della Juventus. Ciao Leo. Mortacci vostra! Va bene, fermi. Allora, Guardalà ha detto questo, che Ronaldo ad un certo punto era demotivato, sconsolato perché non gli arrivava un cazzo di pallone. Ecco, a 9 giorni di distanza, ha detto proprio cazzo, certo, sì. A 9 giorni di distanza, in che modo ci poniamo per la partita con l'Atletico? Perché io mi aspettavo una prestazione, come dire, diciamo incoraggiante, che potesse dare un minimo di linfa almeno mentale a queste squadre in vista di una partita così importante. Era proprio l'occasione. Mi aspetto un po' di buona fede. Da parte di chi? Da parte di Allegri, adesso, a parte gli scherzi, cioè se un giocatore non si regge in piedi, cioè Mandzukic temo che abbia proprio scaricato le pile, e se lo metti vuol dire che allora figlio della me. No, ai figli di classe, cioè nel senso, cioè veramente con l'Atletico faccio una formazione in buona fede. Io mi auguro almeno quello, che la metti. E qual è la tua formazione in buona fede? È un 4-4-2 con
Emre Can e Pjanic in mezzo, con Sandro Bernardeschi, e speriamo perché Sandro è squalificato. Sì, sugli esterni, poi mettimi pure De Sciglio, perché Cancelo, mettici anche Spinazzola, i due centrali, poi in attacco metti Ronaldo e Dybala, perché Dybala nei due d'attacco sicuramente insomma, metti tutto quello che hai. Se Mandzukic fosse in forza, ti direi vabbè, ci sta. Ma questo Mandzukic qui, cioè, è inutile metterlo in campo. Allora, ripeto, sarebbe malafede. Allora a quel punto, cioè... Beh, Michael, ma se non dovesse farlo giocare con l'Udinese a questi 10 giorni per tra virgolette recuperare, non so, dico io. Comunque secondo me però sbaglia parlare di malafede, perché secondo me è proprio la fede di Allegri. Sì, va con le sue convinzioni, esatto. Capisci? Ho capito, ma sì, però se è cotto, e io ti dico questo, per me va benissimo che tu abbia le tue condizioni e mettilo pure, però deve reggersi in piedi, perché se non si regge in piedi è un problema. Se non giochiamo in 10 già, in 11 non facciamo famiglie. Allora, ragazzi, Simone ci chiede, per il 12 Douglas recupera o no? No. Ma sembra di no. Al massimo cosa dicono le tue fonti, Virmone? Dicono di no. Dicono di no. Ok. È difficile recuperare da un finto infortunio. Esatto. Oggi siete molto strozzi, ve lo devo dire. Poi Pietro Grilli ci fa la sua considerazione che è che siamo in autogestione. Siamo in autogestione? Ci stiamo autogestendo un po' male, Sono 2 anni allora che siamo in autogestione, è sempre la solita cosa. Devo salutare per contratto Dosta Stadium, ti saluto, anche oggi ho dato, e poi vediamo. Ma chi? È uno che c'è scritto in chat. Lorenzo Penta ci dice: non si può vincere con l'Atletico senza tecnica. No. Mi sentite bene? No, tutto bene. Io sento. Allora, Lorenzo Penta, leggo: non si può vincere con l'Atletico senza tecnica e palleggio di Matuidi. Penso che fosse sarcasmo. No, lo stavo dicendo, io lo stavo dicendo prima senza sapere questa domanda quando stavo parlando Michael. Matuidi è un altro che con l'Atletico non deve vedere il campo. Ma io vorrei chiedere una cosa, perché a me questa cosa veramente mi distrugge il cervello. Ma Matuidi è sempre stato questo o ora veramente è in un momento di crisi non lo so, secondo mistica? Me inizio stagione magari compensava questo con la grande corsa e tra virgolette disciplina tattica che ha. Adesso proprio, cioè, è imbarazzante davvero. Allora, Andrea Ippoliti ci chiede: in caso di uscita dalla Champions League, visto che sembra sia Zidane l'allenatore, secondo voi ha senso prenderlo subito? No, nella maniera assoluta. Io credo che una società come la Juventus, che è una società professionale, non ha senso che prenda Zidane adesso. Ecco. No, avrebbe senso soltanto se prenderlo adesso per assurdo, nel senso prima della partita. Ma nemmeno, avrebbe molto più senso prendere adesso che dopo un'eliminazione. Cosa lo prendi a fare? No, ma infatti Fabio, secondo me non avrebbe senso, perché comunque non hai, cioè, se esci dalla Champions non hai altri obiettivi, quindi cosa lo prendi a fare un altro allenatore, scusami? Cioè, ma infatti io condivido l'opinione con magari lui darà l'addio, cioè nel senso, se esce con l'Atletico ti dice ciao, ma ti dice a fine anno do l'addio, come Mancini nel 2008. Sì, ti dice questa sarà la mia ultima stagione alla Juve e ciao. Detto questo, noi speriamo, puntualizziamo, noi speriamo nel passaggio del turno, anche perché altrimenti non possiamo parlare di un cazzo. Ma noi ci crediamo, non è che noi ci crediamo. Anzi, vuoi ribadire l'hashtag, caro Fede? Ma guarda che, cioè, sti qua che dicono che noi tifiamo Inter sbagliano, perché io ci credo al noi tifiamo Napoli. Aspetta, l'anno prossimo se Allegri va all'Inter poi c'è queste cose, devono tifare un po' Inter, un po' Juve, sarà un po' un casino, un po' di confusione. Sì. Quindi noi l'hashtag crediamoci, Live Bianconera ci crede ancora. Perfetto, lo scrivo ancora una volta sia su Twitter sia sulla chat. Volevo interrogarvi anche sulle parole dette da Fabio Paratici in conferenza stampa nel pre-partita, ovvero Paratici ha detto questo: la partita di Champions o il resto del campionato non conterà sul giudizio della stagione di Allegri e ci dobbiamo vedere col presidente. Non mi è sembrato così convincente come nelle passate uscite. Michael, tu che sei bravo ad interpretare questi segnali di mercato, che ci dici? Michael? Nulla, rispondo io. Scusami, perché non ho sentito Michael che ci dici, perché si sentiva male, allora è saltato. L'hai fatta a me la domanda?
Sì. Beh, insomma, non è stata, a quanto pare, non è stata proprio la settimana più tranquilla possibile alla Juventus. È chiaro che dopo Madrid alcune criticità sono venute fuori. Anche a vederla giocare, la Juve, vedendo certi atteggiamenti, sembra che proprio si stia arrivando alla fine di un ciclo. Penso che è proprio una questione fisiologica. Poi Paratici, prima dell'Atletico, io ho detto, è stato molto bravo, cioè come ogni dirigente, insomma, ha mentito, tra virgolette, nel senso, ha come dire, appoggiato in pieno l'allenatore, ma come era giusto che fosse. Cioè, un dirigente serio fa così, non va a dire ma non lo sappiamo, ma forse prima di una partita del genere. È chiaro che adesso lui ha specificato che non si può più prendere una decisione riguardo, come dire, alla giornata, diciamo. E comunque, ragazzi, scusate, l'anno scorso è andata così. Vai. Chi deve intervenire? Vai Matteo. No, dicevo che per chiudere questo discorso di Michael, è vero che Paratici aveva mentito spudoratamente dicendo che Allegri sarebbe rimasto perché non vedeva un allenatore migliore, ma all'interno della bugia c'è una verità, nel senso che se trovassero un allenatore migliore, Allegri sarebbe il primo ad andarsene, nel senso, quindi all'interno di questa bugia c'era una verità e secondo me Paratici non vede l'ora di sbolognarlo. Addirittura. Vai Stefano. Tra l'altro poi le frasi di Paratici di stasera nel pre-partita Sky seguono quelle di ieri di Allegri in conferenza stampa, perché la frase delle aspettative alte, ecco, faccio la domanda a Ryuk. Secondo te quella frase di Allegri sulle aspettative irreali, lo cito proprio alla lettera, erano rivolte all'ambiente comprendendo i tifosi o soprattutto alla società Juventus? Secondo me molto di più alla società. Comunque io purtroppo sono d'accordo con Michael, sarebbe meglio cambiarlo adesso prima cioè, per assurdo, sarebbe sbagliato tutto. Vorrei che la Juve passasse il turno, anche perché io abito a Madrid circondato da colcionero e va sicuro che mi girerebbero molto i coglioni. Per questo ti inviteremo nel post partita contro l'Atletico. Sì, se sono ancora vivo. E soprattutto una società seria come la Juve dovrebbe fare spallucce di fronte alle uscite di Allegri, perché comunque Allegri è come i topi messi all'angolo. Però pur non cacciandolo e tenendolo fino a fine stagione, avrei già iniziato a programmare con il nuovo allenatore, che sia Zidane, che sia Guardiola, che sia De Zerbi, in modo, perché è una grande società e la Juventus è una grande società, a programmare per la prossima. Poi comunque la cazzata che se si esce dalla Champions la Juve non ha i soldi, cioè la Juve è un'azienda, la Juve quando fa un piano di sviluppo lo fa su più anni, certo. Non è che si prende Cristiano Ronaldo e lega un investimento da milioni di euro a una cosa aleatoria come può essere la Champions League. Pirlo. Allora ragazzi, levo leggere dalla chat perché è c'è giusto Giovinco fare. C'è Giovinco in chat. Vabbè, sì, salutiamo Giovinco. Allora, Andrea Ippoliti ci chiede molto velocemente, però, ragazzi, voi tra Zidane e Guardiola chi preferireste? Io dico Guardiola tutta la vita. Vabbè. Al volo, tutta Stefano. La vita. Cioè, vabbè, io sono uno zidaniano convinto, però vabbè, tra lui e Guardiola è chiaro che poi non anch'io Pep. Ryuk. A me piace di più Zidane, però cioè, come personaggio più che altro. Però per la Juventus di adesso, martorizzata dal cane, ci vuole uno che ok. Virmone. Brescia merda, quindi Zidane. Zitti, c'è la conferenza di Allegri sotto. Vabbè, se c'è qualcosa di importante manda a cagare, va. No, avevo sentito abbaiare. Che burlone, stavo dicendo, che professionista dopo essere andato sul calcio. No, fermi un attimo. Fermi. Di Michael. Io dico questo. Ieri il direttore Ravezzani non si rendeva conto che ospitava in trasmissione
una persona che, diciamo, su Twitter si comporta in un certo modo, e mentre Michael parlava, ieri Ravezzani twittava squalli di questi twittatori, questi comportamenti da social network, non rendendosi conto che era in casa il problema. No, io non ho mai insultato Allegri, non l'ho mai insultato, Michael, una brava persona, ma insultarlo mai, io non ho mai insultato. Al massimo ho ritwittato tutte le volte che l'ho menzionato, e penso che l'unico insulto più pesante che abbia fatto è stato ruffiano. È passibile di querela. Pirlo che ha parlato, vuole sapere cosa ha detto. Amorosa. Allora, Vito N, il nostro grande Vito N, ha riportato questa frase di Pirlo: la Juve deve cercare di fare con l'Atletico come ha fatto il Napoli nel secondo tempo di stasera, quindi dobbiamo fare il Napoli, cioè dobbiamo perdere. Stanno massacrando, praticamente stanno facendo affetta a lei, dicendo non fai 3 passaggi di fila, devi giocare come giocare, praticamente devi imparare dal Napoli stasera. Cazzo, perché non possono dirgli apertamente sei un coglione, allora gli dico, aspetta, per una volta però cazzo, almeno qualcuno che gli dica ma questi non sono giornalisti, dai, adesso in conferenza stampa gli chiedono cosa pensa del suo riscaldamento globale. Allora, Fermi, dalla chat devo salutare il Lustigiano, che è un grande nostro affezionato, diciamo. Mio omonimo. Ciao. Poi Andrea Santi, immagino sia un tifoso del Napoli, cioè, avete vinto, bravi, lo ammetto, avete vinto meritatamente. Ti ringraziamo, secondo noi non è così. È un mio troll, però va bene. E poi volevo sentire Michael invece, ma molto rapidamente, secco, Zidane o Guardiola? Zidane, non perché in questo momento dobbiamo sfruttare Ronaldo e quindi non possiamo permetterci piani a medio-lungo termine. Poi magari in futuro Guardiola può essere anche un'opzione, anzi io penso che la Juventus proverà in futuro ad ingaggiarlo sul serio, ma lì siete tutti sul carro di Zizou. No, io non sono un fan di Zidane, lo sapete, però insomma in questo momento forse è la scelta più logica. Ok, volete velocissimamente commentare gli episodi? Facciamo una minimo viola? Proviamo. In sostanza c'era il rosso oppure no? Dai. Ma, posso? Vai. Cioè se non salta gli trancia tibia e perone, come ieri Piontek, cioè quelli qua sono rossi sempre. Poi se vogliamo dire che la Juve ruba, poi secondo me il rigore è molto il rigore? Molto il rigore dubbio, secondo me petto pieno, Non cioè, non è mai rigore. prende il petto e poi regista voleva dire la sua regista. No, non è mai rigore quello, ragazzi. Anche secondo me non è rigore quello. Ragazzi, si vede la scritta Jeep che si tira via perché ci passa sopra. Ma non è tanto la scritta Jeep. Ma come no? Se vuol dire che tocca il petto, Ma lui è stato tradito. Ma non se ne accorge neanche dove la prende. Secondo me è stato tradito dal fatto l'arbitro. A parte che si stava girando Alessandro, quindi non aveva la minima percezione di dove fosse finita la palla. E l'arbitro secondo me è stato tradito dal fatto che poi dopo essere andato sul petto gli è finita sul braccio. Però se secondo me è volontario. È una cosa, Alessandro stava con il braccio troppo largo, capisco. Stava col braccio largo. È in caduta da uno stacco. Lo so. Il corpo di Va bene. Ragazzi, lo finiamo qui questo post partita o avete qualcos'altro da dire? Va lì. Va bene, ottimo. Come sempre. Va bene, meglio chiudere qui. 23-18 e ragazzi iscrivetevi al canale YouTube di La Bianconera, fateci arrivare a 1000 e io direi alla regia di mettere la sigla a sto punto. Ovviamente di Juventus Udinese non ce ne sbatte, però avremo delle sorprese, non preoccuparti perché non faremo Udinese. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte. Viva il Napoli!
Buonanotte a tutti, iscrivetevi al canale, Forza Juve!